Bentornati nel forum. Oggi finalmente concludiamo la serie di video dedicati a Fate con Evolution Pulse, prima ambientazione italiana basata sul Fate System. Mi perdonerete se questo sarà un video un po' più breve del solito in cui sentirete principalmente la mia voce, o almeno spero che sia breve, ma il fatto è che abbiamo già affrontato il sistema di Fate in 2 video appositi che vi invito a recuperare prima di affrontare insieme questo titolo. Vediamo quindi insieme Evolution Pulse, scritto da Alberto Tronchi e Daniel Comerci e distribuito in italiano da Dreamlord Press. Nell'anno 2917 l'umanità aveva raggiunto livelli di avanzamento tecnologico inimmaginabili, tanto da affidare a 3 intelligenze artificiali la gestione dei suoi bisogni primari. Queste erano, e sono ancora, Nirvana, Eden e Olympus, le quali gestivano rispettivamente sanità, culti religiosi, qui unificati in un unico credo, e i droidi dal lavoro. In questo mondo, potremmo dire pienamente automatizzato, l'uomo però non aveva perso il vizio di giocare con conoscenze che non era in grado di capire. In una spedizione in Antartide, infatti, venne ritrovata una base sotterranea di un'antica civiltà e, all'interno di essa, una misteriosa scatola nera. I tentativi di studiarla inizialmente non portarono a niente, fino al giorno in cui gli scienziati riuscirono effettivamente ad aprirla, senza sapere che stavano mettendo mano al codice di programmazione della nostra realtà. Quella civiltà non poteva che essere quella dei nostri creatori, che sicuramente conoscevano meglio di noi gli equilibri sulla quale la nostra realtà si basa. Se è vero che il cuore è l'organo più importante, sicuramente lo sapevano anche loro, al punto di basare quell'equilibrio su quest'organo. All'apertura della scatola nera ogni singolo battito cardiaco provocò microalterazioni subatomiche che iniziarono a mutare il mondo circostante. Quello non fu che l'inizio della fine. Parte dell'energia impiegata nelle microalterazioni si convertì in materia negativa, dando vita ai famelici Hecate, creature interdimensionali affamate di materia. Per salvare l'umanità, le 3 intelligenze artificiali provocarono un bombardamento globale atto a fermare la prima ondata di Hecate, per poi formare, ognuna per sé, delle aree sicure per i superstiti, le safe zone. Ora non restava che iniziare la lotta per la sopravvivenza. Nirvana creò dei cloni capaci di controllare il proprio battito cardiaco, i proxy, mandandoli all'esterno a cercare altri sopravvissuti. Eden invece mise in sonno criogenico i suoi sopravvissuti, creando dalle loro onde cerebrali degli individui formati da materia e pensiero, gli Ionos. Olympus infine fu più freddo, installando nei suoi sopravvissuti componenti tecnologiche, creando dei cyborg chiamati Hydra. Ma vi è anche un'ulteriore categoria, fatta di umani cadute nelle mani degli Hecate e sopravvissuti, gli Obscura, capaci di gestire i poteri di quei mostri, e ognuno abbandonato a se stesso. Queste sono le razze o tipologie, se preferite, di personaggi che potete scegliere per le vostre avventure, chiamati Executor. Gli Obscura invece mantengono questo nome, essendo indipendenti. I Proxy hanno capacità maggiormente empatiche dedite alla sopravvivenza. Gli Ionos sono dei veri e propri paladini con una missione sacra, distruggere gli Hecate e salvare l'umanità. Mentre gli Hydra, la loro capacità di ricombinare le macchine in armi e attrezzi utili è sicuramente ottima per aiutare il genere umano, anche se quel poco di umano che è in loro sta lentamente svanendo. Le vostre missioni saranno le più disparate, ma alcune cose sono certe. Là fuori nelle Lost Zone ci sono sopravvissuti e disperati da salvare, ma gli Hecate sono ovunque e ve ne accorgerete ogni volta che userete i vostri poteri per manipolare la realtà. Per ogni tipo di Executor troverete talenti e approcci predefiniti, oltre al fatto che potete crearne anche di nuovi usando le regole di Fate base accelerato. Ognuno di loro avrà abilità per manipolare la realtà, sia quella circostante sia il proprio corpo, chiamate Pulse. Potete anche scegliere di giocare un gruppo di personaggi provenienti dalle Lost Zone, chiamati Lost H, gestendone 3 con una scheda e muovendoli come gruppo. Veniamo alle tematiche. La prima è indubbiamente quella del vaso di Pandora. Spinta dalla curiosità, l'umanità apre una scatola che doveva rimanere chiusa, diffondendo nel mondo un male che non è capace di gestire e a malapena di combattere. E come nel mito la speranza è l'ultima a lasciare il vaso,
Anche l'umanità non perde la speranza e cerca come può di rimettersi in piedi. Trattandosi di un'ambientazione cyberpunk post-apocalittica, possiamo anche individuare il tema della tracotanza. In modo piuttosto arrogante, forse dato anche dal fatto di aver conseguito grandi traguardi scientifici, l'umanità sottovaluta gli eventuali rischi nel forzare una tecnologia antica e sconosciuta, forse credendo di poterli controllare, essendo dal loro punto di vista forse più antichi e arretrati. Fondamentale poi il tema del genere umano che tenta di rimettersi in piedi nonostante tutto, la famosa resilienza che tutti durante il Covid abbiamo imparato a conoscere. E anche sulle 3 intelligenze artificiali vale la pena spendere qualche parola. Nate per servire l'umanità, pur di salvarla hanno di fatto causato parte di quella quasi estinzione, preferendo salvarne solo una parte. Giocando vi accorgerete di quanto i vostri executor siano dipendenti da loro, rendendoli di fatto più loro gli schiavi adesso. Ai proxy in particolare è stata promessa da Nirvana una vita nelle safe zone al termine delle loro missioni, nel mentre offre loro i migliori equipaggiamenti per muoversi nelle Lost Zone. Ma ci sarà davvero da fidarsi? Gli Ionos, essendo già in origine persone molto devote, sembrano essere diventati dei guerrieri religiosi fanatici, obbedendo alla teocrazia di Eden, che fornisce loro sì gli strumenti per materializzare i corpi fatti di pensiero solido, ma tenendoli addormentati. Con gli Hydra è un po' diverso, devono Olympus la loro salvezza e da essa hanno ricevuto un compito che eseguono in modo ciclico, quindi in qualche modo sempre schiavi sono. Ma per il resto sembrano abbandonati a se stessi e isolati, più ingranaggi di una grande macchina che umani, più macchine che umani. D'altra parte, che calore si può ricevere da un'intelligenza artificiale che prima gestiva la rete di tutti i robot? A differenza di Cyberpunk, dove si rischia la cyberpsicosi man mano che si aggiungono componenti tecnologiche al proprio corpo, gli Hydra sembrano voler bene agli umani e amano il loro lato umano, sapendo che è la cosa più preziosa che gli è rimasta. In pratica subiscono più di tutti gli effetti di un transumanesimo privo di etica e coscienza dei rischi, visto come si è ridotto il mondo. Le fonti di ispirazioni sono molte, tra film, fumetti e addirittura musicali, tra cui mi piacerebbe ricordare Blame, Ghost in the Shell, Ergo Proxy, Riddick, Blade Runner e tanti altri, che vanno a comporre un'ambientazione cyberpunk post-apocalittica precisa ma adattabile ai gusti. Volete un'avventura in stile Riddick? Un gruppo pezzo nel deserto circondato da Hecate. Volete qualcosa alla Blame? Una bella esplorazione tra le rovine di una metropoli, con tanti Hecate pronti a darvi la caccia. Sugli Hecate ci sarebbe molto da dire, ma preferisco lasciarvi il gusto di scoprirli. Sappiate che come tipo di nemici offrono una discreta varietà. Il manuale si presenta con disegni essenziali e forti stacchi in bianco e nero, di gusto ovviamente fumettistico e in alcune parti anche un po' manga, giustamente. A mio parere da provare con fate accelerato le prime volte, dal momento che la scheda e la presenza degli approcci facilita questo sistema di gioco. Mi sarebbe piaciuto parlarvi anche di Evolution Pulse Rinascita, ma dal momento che non ho avuto ancora modo di leggerlo, mi limito a lasciarvi i link qua sotto. Posso dirvi intanto che troverete un'ambientazione più antica nel tempo, dove gli Hecate giocano un ruolo molto diverso e si basa sul Monad System, sistema di recente riapparso in chiave un po' modificata nel gioco Valraven. Queste erano le mie considerazioni su Evolution Pulse. Vi lascio in descrizione tutti i link utili nel caso foste interessati ad approfondire questo titolo. Per il resto, se questo video vi è piaciuto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace e commentare questo video se già conoscete il titolo e volete dirci la nostra opinione. Vi invitiamo inoltre a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. Se volete io vi invito anche a iscrivervi al nostro gruppo Telegram per fare un po' più di chiacchiere in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.